Voglio iniziare questo vlog mostrandovi la cosa più particolare che mi sia mai successa. Ho preso 6 bottiglie d'acqua e dentro la plastica ce n'era una vuota. E voi mi direte, ma no, non è possibile. E io vi dico, non solo che è possibile, ma ve lo dimostro. Vedete? Il tappo è ancora chiuso. Cosa voglio dire con questo? Che nella vita tutto può succedere. Bando alle ciance, parliamo di cibo. La mia padrona di casa mi ha portato un tipo di pane che fanno qui, che vi mostro subito. Infatti sono appena passato a prendermi 3 etti di mortazza e un'estate al limone. Questo pane qui. And this one. Come vedete ci sono dei semi di girasole, se non sbaglio. Li trasformiamo subito in 4 paninetti per cena. Vedete, una volta aperto ci sono altri semi. Paninetti scaldati. Ti metto mozzarella, metto mortazza e li mangio. Come potrete dedurre, non sono di quelli che taglia la sottiletta precisa per farla rientrare nel panino. E mentre mangio vi voglio raccontare il più bel film che si può trovare in questo momento su Netflix. Allora, questo film io l'ho visto esattamente un paio di giorni fa. È il primo film che ho rivisto da quando mi sono trasferito qui a Bolzano e ha avuto un impatto su di me enorme perché ci sto pensando continuamente. Intanto li provo. Buono, buonissimo. Che si chiama Hayao Miyazaki e l'airone. Ma prima di tutto faccio un passo indietro dicendovi che questo film è fortemente legato ad un altro, ovvero Il ragazzo e l'airone, che è l'ultimo film animato dello studio Ghibli che forse molti di voi hanno visto, magari alcuni no. Anche questo si può trovare su Netflix ed è un film animato che narra la storia di questo ragazzo che incontra questo airone e che inizia una sorta di avventura. Se non conoscete lo studio Ghibli, recuperatevelo assolutamente, scoprirete un mondo. Il primo film che vi consiglio di vedere è Il castello errante di Howl, il mio preferito tra l'altro. Ora, tornando a noi, il film di cui vi voglio parlare in questo video è il documentario che narra la creazione di questo film animato, cioè il making of del ragazzo e l'airone. E voi mi direte, ma a me, che magari non sono appassionato di animazione oppure non conosco la tecnica che sta dietro l'animazione, perché dovrebbe interessare? Beh, perché anch'io in primis, sì, sono amante di animazione ma non so disegnare, ma vi dovrebbe interessare perché questo film è un film che ispira qualsiasi creativo e lo fa partendo dalla storia di uno dei più grandi disegnatori e registi della storia del Giappone, che è questo Miyazaki. Miyazaki è considerato una sorta di demiurgo del cinema. Ha creato dei film che sono entrati nella memoria collettiva e nel mio caso specifico hanno fatto parte della mia infanzia in maniera fondamentale. Se non sbaglio, noi vedemmo per la prima volta insieme ai miei fratelli Il castello errante su MTV. Cosa viene raccontato in questo documentario? Succede che alla soglia di 80 anni Miyazaki si ritira dal mondo del cinema. Questo è un momento triste per tutto il mondo perché uno dei più grandi maestri della storia decide di smettere di fare film. Ma come capita per tutti i veri artisti, è impossibile che il cervello smetta di funzionare completamente. Infatti, dopo un po' di tempo Miyazaki si ritrova ad avere un'idea, un qualcosa che gli passa attraverso la testa. Il documentario mostra come, partendo da più di 3500 giorni d'anticipo, Miyazaki si approccia alla realizzazione di quest'opera. Quindi noi sappiamo che mancano 3500 giorni all'uscita del film che nella realtà è già uscito e il documentario è uscito successivamente, quindi noi vediamo tutto il processo dall'ideazione alla messa in pratica. La prima cosa che dovrebbe stupire secondo me chiunque è il fatto che è molto raro vedere un artista del genere lavorare direttamente. È molto raro trovare dei reperti che mostrano passo per passo tutto quello che fa un artista. E nel film c'è una persona che lo segue durante tutto questo processo, riprendendo i momenti culmine, i momenti più bassi della vita di quel periodo di vita di Miyazaki, e in più il documentario viene intersecato con scene prese dai film dello studio Ghibli. Miyazaki all'inizio del documentario viene mostrato come una sorta di nonnetto che regala le caramelle ai bambini, che comprerà un campo da calcio per farli giocare a calcio e a baseball. Una persona normalissima. La prima scena si apre con lui che nelle terme nudo col grello censurato. Quindi immaginate una persona che da fuori sembra il tipico nonnetto giapponese che vorreste abbracciare, ma che basta che impugni per un secondo una matita per creare un mondo che è entrato a far parte del nostro immaginario. Lui collabora con tantissime persone e nel film forse la persona che appare più spesso è il suo produttore, che proprio in questo film scopro essere raffigurato nel ragazzo l'airone. Infatti la fisionomia, il modo di fare di l'airone è in realtà quella del produttore di Miyazaki. In questo film forse la cosa più importante che ci viene mostrata è l'ostacolo che vive in questo momento Miyazaki. Lui è un signore molto anziano che ha già fatto di tutto, film che hanno portato in alto il cinema giapponese e consacrato lo studio Ghibli. Lui si ritrova quindi un po' vecchio, un po' decaduto
a dover fare un nuovo film. Ma cosa succede? Succede che nella lavorazione di questo ragazzo Larone vengono a mancare tantissimi dei suoi collaboratori che muoiono. Lui ha 77, quasi 80 anni, praticamente si vede cadere uno dopo l'altro tutti i suoi collaboratori, prima la sua colorista, poi disegnatori, e tra queste persone che vengono a mancare muore anche Takahata. Chi è Takahata? Takahata è la persona che ha affiancato Miyazaki nella creazione dello studio Ghibli e ha diretto alcuni dei film più belli dello studio Ghibli, come Una tomba per le lucciole e La storia della principessa splendente. Se volete veramente vedere un film che non dimenticherete mai, vi consiglio il primo, Una tomba per le lucciole. È un film sulla guerra e se facessero vedere nelle scuole i ragazzi sicuramente leggerebbero i manuali di storia con un interesse maggiore. La morte di Takahata viene mostrata nel documentario come un momento di profondo cambiamento per Miyazaki. Immaginate, voi per tutta la vita avete una persona con cui state collaborando, ma che in realtà diventa il vostro più grande rivale. Cosa succede? Che questa rivalità porta ad una competizione, la competizione porta dell'energia e questa energia porta ad essere vivi, alla vitalità. Nel momento in cui viene meno c'è un fortissimo cambiamento. Questi tipi di competizioni ci sono sempre stati nella storia tra artisti. Vi faccio un riferimento e pensate semplicemente a Dante e Cavalcanti. Sono amici che però in realtà competono e questa competizione li porta al tentativo di superare l'altro, ma in realtà al successo di superare se stessi. Venuto meno Takahata, Miyazaki è completamente disastrato, perso. C'è anche una scena all'interno del film in cui Miyazaki legge il suo discorso al funerale di Takahata e oltre ad essere molto commovente, immaginate, hanno collaborato per 55 anni. A un certo punto c'è una frase che ritornerà molto utile nel discorso che voglio fare, cioè lui dice: non scorderò mai quella chiacchierata, quella conversazione che abbiamo avuto mentre aspettavamo il bus e pioveva. Questo è un piccolo accenno che ci apre un mondo, che ci scoperchia, citando il film, la palpebra del cervello di Miyazaki. Ci viene detto infatti dal produttore successivamente che questo avvenimento forse non è mai accaduto. Cosa significa questo? Miyazaki durante tutto il processo di creazione di questo film e quindi durante il documentario perde sempre di più la capacità di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è da reale da ciò che è fantasia. E forse è una cosa che lui non vive solamente nel momento in cui sta creando l'opera d'arte, ma forse la vive sempre e forse è questo che lo rende un grande artista. Il fatto di non saper discernere bene ciò che esiste da ciò che non esiste, il che per alcuni potrebbe essere chiamata follia, ma per altri è arte e lui è ovviamente un artista. Nel documentario poi si continuano a mostrare immagini, bozzetti e un'altra cosa che scopriamo è che Takahata, il regista morto, compagno e in qualche modo avversario di Miyazaki, diventa uno dei personaggi presenti all'interno del film, nel caso specifico il prozio. Io devo ammettere che la prima volta che ho visto questo film non avevo compreso tutti questi riferimenti e vedere questo documentario mi ha aperto un mondo che poi mi ha riportato a rivedere il ragazzo di Larone con occhi completamente diversi e ad apprezzarlo ancora di più. Questa immagine del prozio di Takahata inizia a essere una sorta di spirito che infastidisce continuamente Miyazaki. È come se questo personaggio fosse il ricordo, l'ultimo appiglio del suo migliore amico che non c'è più, e quindi il creare questo personaggio, il come dargli volto, il parlarci è molto complesso. In più all'interno del film ci sarà un dialogo tra i due, ma è uno spoiler quindi evito di farvelo. È come se Miyazaki, che si rende protagonista del ragazzo Larone, infatti lui è il ragazzo, incontri il suo più grande nemico, quello a cui aspira, che addirittura trasceso la vita. Quindi se loro sono sempre stati in competizione tra il saper rendere la realtà fantasia, nel momento in cui uno dei due muore, che può veramente vedere tra virgolette tutto ciò che non esiste, Miyazaki, rimasto in vita, si trova in una posizione molto complessa e forse di inferiorità e quindi lo vede da lontano come un prozio, come una sorta di dio che ha tutto sotto controllo. Inoltre viene detto come tante delle persone che sono venute a mancare sognassero che Miyazaki facesse un altro film. Infatti lui a un certo punto si scrive anche, lo vedete all'interno del documentario, una frase in cui devi farlo per il nome della colorista che ormai non c'è più, oppure l'avevi promesso a Takahata, e questa cosa qui lo spinge. Infatti lui, nonostante sia molto vecchio, faccia fatica a disegnare per tutte quelle ore, e poi immaginate che lo studio Ghibli continua a mantenere tutta l'animazione fatta su carta, una cosa pazzesca, lui imperterrito continua in nome delle persone che hanno creduto in lui e che lui ha amato. Nel film poi vediamo tutto il processo creativo. Miyazaki ha letto un libro che ha ispirato una sceneggiatura. Questa sceneggiatura nell'animazione va resa storyboard, cioè vanno fatti tutti i disegni che si susseguono anche se
in gergo viene detto rough, cioè anche schizzati, un po' fatti male velocemente, devono essere presentate tutte le immagini in modo tale che poi questo lavoro possa essere diviso tra tutti gli animatori. Infatti a lui interessa fare solamente questo, lasciare gli storyboard, poi dice anche all'interno del documentario lui può addirittura morire, non importa. E quindi è continuamente lì che disegna. La cosa più particolare, una cosa che mi ha ispirato veramente tanto è vedere quanto materiale viene buttato. Lui a un certo punto si rende conto che alcune scene non può farle e allora le affida a qualcun altro e tutto il suo materiale su cui ha anche lavorato per ore non importa, viene completamente cestinato. Vediamo i suoi alti, i suoi bassi, ogni volta che perde qualcuno del documentario inizia a credere che ci sia sempre più malizia nel mondo e di base forse anche Il ragazzo di Larone, il film animato, parla proprio di questo, cioè del fatto che la vita è bella o brutta in base a come noi ci approcciamo ad essa, come noi la vediamo. Molti degli eventi che succedono nella vita sono inspiegabili, incontrollabili, ma sta sempre a noi trovare il senso di ognuno e trarne della forza. Nel documentario viene mostrato quanto sia intenso spingersi con la mente oltre ciò che vediamo. È un documentario molto incentrato sull'immaginazione, cioè il saper chiudere gli occhi e continuare a vedere. C'è una frase latina che viene sempre citata quando si studiano le infinitive, cioè narrano che Omero fosse cieco, e questa cosa qui non è scontata. Molto spesso nel film ritorna il fatto di spalancare il cervello, ma come si spalanca forse veramente il cervello? Solo nel momento in cui si chiudono gli occhi, cioè chiudi gli occhi e spalanchi il cervello, perché se hai gli occhi spalancati hai già troppo immagini, visioni, riferimenti che ti colpiscono direttamente, ma immaginate di chiuderli talmente forte da riuscire ad aprire un nuovo occhio che però vi fa vedere cose che magari non esistono. E quindi in tutto il documentario vediamo lui che lotta fortemente con se stesso per spingersi sia da un punto di vista tecnico per tutte le ore in cui disegna, quindi il suo corpo subisce dei danni, ma sia da un punto di vista mentale, cioè quello di sapersi spingere oltre come solo in pochi sanno fare. Per farvi capire l'entità del personaggio di Miyazaki basterebbe mostrarvi il rispetto che gli danno tutte le persone che lavorano con lui. Immaginate che lui collabora con i migliori disegnatori e animatori giapponesi, ma non solo, essendo un film il suo prodotto finale, a un certo punto ha bisogno anche di colonne sonore, musiche e soprattutto dei doppiatori. E immaginate, ci sono doppiatori che piangono quando lo vedono e sono increduli, il cantante che canta la canzone del film del ragazzo di Larone, mentre Miyazaki ascolta il pezzo che lui ha scritto per lui, sta così. È in completo imbarazzo di fronte a questa persona. La sua è una sorta di reverenza che raggiunge il limite assoluto, nonostante il fatto che poi durante tutto il film Miyazaki si mostri molto amichevole. Dà le pacche sulle spalle, a un certo punto un disegnatore finisce di disegnare, gli dice "Oh, tieniti pronto per il prossimo", è molto simpatico, sorride, gioca con i bambini all'interno del film, parla con tutti i suoi collaboratori, fuma di continuo, è veramente un personaggio divertente e anche nel momento in cui inizia a perdere il senno, che gli cadono le matite, si rincoglionisce un po', mantiene sempre un umorismo molto sagace. A un certo punto inizia a vedere scene che non ci sono all'interno del film, inizia a confrontarsi con persone dicendo "ma questa cosa l'avevamo veramente decisa così?". L'unico conforto che sembra trovare è nella natura. Lui molto spesso si ferma, si siede nella sua panchina, fuma e guarda la natura scorrere, le foglie muoversi, e questo ovviamente ci fa pensare a quanto in realtà il mondo dello studio Ghibli abbia a che fare con il nostro. È tutta osservazione che poi viene in qualche modo ricreata, ma che ha un forte collegamento con la nostra realtà, ma che di nuovo si basa sul rapporto tra realtà e finzione, qualcosa da cui possiamo sicuramente imparare tantissimo indipendentemente dal nostro settore. Passano gli anni, i mesi, i giorni e ci ritroviamo al giorno del rilascio del film. Miyazaki si è fatto la barba, non sa cosa aspettarsi, arriva una chiamata, il film è un successone. C'è anche una scena che fa vedere quello che succede successivamente, quindi la vincita dell'Oscar e il consacramento finale. Voglio concludere questo video intanto invitandovi ad andare a vedere questo film. Lo trovate su Netflix, vi ripeto, sia il documentario che Il ragazzo di Larone. Onestamente, pensandoci, io vi consiglierei di vedere prima il documentario e poi Il ragazzo di Larone, se siete avvezzi al cinema. Se non lo siete, vedetevi prima Il ragazzo di Larone, poi magari se vi nasce la curiosità di come l'hanno fatto, andatevi a vedere il documentario, ma sicuramente li vedrei entrambi. E concludo questo video un po' emozionato, perché questo documentario mi ha dato veramente tantissima ispirazione e forza per continuare a lavorare su tutti i miei progetti, e riassumendo questo film con una frase che viene detta al suo interno dal maestro Miyazaki: se non creiamo non c'è nulla.